Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Preparate i passaporti perché oggi vi porto in Cina, o meglio, faccio una ricetta in stile cinese, ovviamente riadattata da me. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettermi like, di attivare la campanella e di farmi pubblicità. Se siamo pronti, pinza e andiamo a cucinare. Allora, eccoci alla preparazione degli spaghetti di riso saltati con verdure e carne. Questo così lo chiamerebbero in un ristorante cinese, presumo. Gli ingredienti sono abbastanza, ve li elenco. Allora, serviranno spaghetti di riso, carote, zucchine, germogli di soia, uova, erba cipollina, aglio, peperoncino e del carpaccio di carne. Questo è il carpaccio di manzo, potete usare il pollo, il maiale, quello che più preferite. Olio d'oliva o olio di semi se preferite, salsa di soia e Worcestershire sauce. Iniziamo subito buttando gli spaghetti. Allora, questi li buttate in acqua salata, leggermente salata, in piena ebollizione, li fate cuocere una decina di minuti, 12, comunque li assaggiate, devono essere come gli spaghetti quelli diciamo comuni, dopodiché li scolate e li raffreddate immediatamente in acqua fredda e li lasciate da una parte, poi dopo verranno riutilizzati, saltati insieme al condimento. Quindi apro questi e li metto nell'acqua che già sta bollendo dentro di me. Dunque, venendo a noi, la prima cosa che voglio cuocere è la carne, perché la voglio fare un pochino abbrustolire senza che mi si lessi. Quindi prendiamo la carne e facciamo delle striscioline molto semplicemente così. Ok, la carne è tutta tagliata, la metto da una parte. Vi consiglio di tagliarvi tutto perché le cotture sono abbastanza violente nella cucina asiatica, anche se non riusciamo diciamo a replicarle, comunque più o meno lo stile dovrebbe essere quello. Quindi la carne è la prima cosa che andrà nella padella. La seconda cosa sono le carote, quindi pulisco e taglio a julienne le carote. Come dicevo, le carote vanno tagliate alla julienne, cioè a striscioline. Allora, la cosa migliore è farle più o meno tutte uguali, perché questa è corta, la lascio lunga in questa maniera. Va bene, però va tagliata così a striscioline. Mentre le carote vanno un po' fatte più piccoline perché ci mettono di più a cuocere, sono un pochino più tenaci diciamo. E le metto da una parte e procedo con tutte le altre. E allora le carote le ho tagliate tutte, le trasferisco in una sciolotolina. Allora, più o meno deve venire tutto così, più o meno uguale, in maniera tale che si possa cuocere tutto nello stesso tempo. Anche la zucchina facciamo uguale alla carota, la mondiamo. Dopodiché si fa una strisciolina e ricaviamo il pari, si appoggia e si fanno altre strisce così, fette via diciamo più che strisce. Poi con la fetta, questo è grande, lo taglio, facciamo la julienne nell'altro verso. Procedo con le altre, ci vediamo tra poco. Ok, anche le zucchine le ho tagliate, ho fatto questa bella montagnola. A questo punto tagliamo l'aglio, come sempre ci si leva l'anima, perfetto, e lo tagliamo a pezzettini. Dunque io lo taglio a pezzettini piccolini perché ci piace mangiarlo insieme alle altre pietanze. Se non vi piacesse potete semplicemente come sempre mettere l'aglio in camicia o lo spicchio d'aglio intero e poi levarlo. Ok, prendo un piccolo peperoncino, lo privo dei semi perché a mia moglie non mi piace molto il piccante. Se vi piace piccante lasciateceli. E anche questo lo facciamo a striscioline. Allora, prendo l'erba cipollina, ok, la facciamo anche questa a rondelline. Questa però la metto qui perché la usiamo dopo. Non la voglio fare scaldare troppo, mi piace più che rimanga fresca. La metteremo praticamente a termine della cottura. Ok, abbiamo tagliato tutto e sposto sulla cucina e ci vediamo per iniziare a cuocere. Tra poco. Eccoci, allora iniziamo subito. Fuoco grande
fiamma alta, olio. Io uso l'olio d'oliva perché mi piace di più, ma potete usare semplicemente anche l'olio di semi se vi piace. Ho tutto a portata di mano, così via via aggiungiamo gli ingredienti. Appena l'olio si scalda un attimo ci si mette la carne. Allora aggiungiamo la carne. La facciamo rosolare bene. Ok, allora quando la carne è ben rosolata iniziamo ad aggiungerci gli altri ingredienti partendo dalle carote. Io non ho un wok che è la padella quella alta tipica asiatica, uso questa che è abbastanza alta. Vi consiglio di fare lo stesso perché è un tipo di cottura diciamo a cui serve veramente quella forma lì di padella. Ok, si aggiunge le carote, le facciamo prendere un po' calore. Allora facendo così si abbassa un attimino la temperatura dell'olio sotto, quindi ci aggiungo il peperoncino e l'aglio. Li aggiungo dopo solo per non farli bruciare perché con l'olio così alto di temperatura rischia di bruciarsi molto velocemente. Quindi ci li aggiungo adesso e li mescoliamo tutti insieme. Allora mentre aspettiamo che le carote appassiscano ci metto la Worcestershire sauce, questa è poca, ce la metto tutta, e un po' di salsa di soia. Ok, ovviamente essendo una mia rivisitazione mancano tutti quegli ingredienti tipici della cucina cinese, in questo caso la salsa di ostriche, gli oli diversi da quello d'oliva, eccetera. Se vi piacciono e se li usate frequentemente utilizzateli pure, così come lo zenzero che ci potrebbe stare in questa preparazione, ma siccome non ci piace a nessuno non lo mettiamo neanche in questo caso. Appena il liquido si asciuga un po' aggiungo le zucchine. Sembreranno tante ma perderanno quasi tutta l'acqua, quindi tra pochi minuti saranno la metà circa. Li ho lasciati cuocere una decina di minuti più o meno, sì. Si sono appassiti, come vedete è diminuito circa della metà il volume delle zucchine. A questo punto ci aggiungiamo i germogli e amalgamiamo bene. Un altro goccio di salsa di soia, o semmai l'aggiungiamo dopo nel piatto a crudo. Comunque un po' di liquido ci vuole perché gli spaghetti, come vedete, li ho cotti e li ho passati sotto l'acqua fredda corrente e ora visto che era passato già una mezz'oretta da quando li ho scolati, li ho ribagnati ancora un'altra volta, così si staccano tutti e mantengono perfettamente la cottura. Allora rialzo un attimo la fiamma mentre riprende calore e preparo le uova e le sbatto appena. Quindi faccio una sorta di nido al centro, ok, e ci buttiamo l'uovo. Lo facciamo cuocere un minutino. Appena l'uovo inizia a rapprendersi iniziamo a romperlo un po' con un mestolino di legno come per fare gli scramble eggs, ok, e iniziamo a romperlo un po'. Ok, una volta che è assunto consistenza solida lo mescoliamo insieme al resto. Ok, adesso è il turno dell'erba cipollina. Sposto tutto da una parte, tiro giù un po' di liquido e ci unisco gli spaghetti. Ok, a questo punto non ci resta che amalgamare il tutto. Si chiamano spaghetti saltati, ma in questa padella non riesco a saltare una quantità così grande, quindi diciamo sono mescolati, ecco. Perfetto, si spenge e ci siamo per l'assaggio. Allora prendiamo un bel piattino e ce ne facciamo una bella porzioncina, anche se è solo un assaggio.
Ma siccome le mie figlie ne vanno pazze di questo, come la sensazione di vedermela apparire alle spalle tra pochi minuti. Bene, il piatto viene così, profumato, buono, almeno ora si assaggia, ma l'ho fatto veramente tantissime volte. Buono. Eccezionale. Non sarà la ricetta originale, mi scuso con gli amici cinesi, questa versione a noi famiglia piace veramente tanto e la facciamo molto spesso, non è richiesta molto spesso. Vi invito a provarla, fatela e fatemi sapere. Alla prossima!